Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Siamo quasi giunti a fine anno e visto che di previsioni in generale per il 2022 ne abbiamo già fatte nei precedenti video, con i tarocchi interattivi di oggi mi va di parlare d'amore. Così, con una classica domanda in rima, ti parlerò del tuo amore destinato, ma anche di te, in base a quello che i tarocchi vorranno dirti. Subito dopo la nuova sigla, con 3 varianti a scelta, andiamo a vedere se questo amore destinato l'hai già incontrato. Penso che anche Kitty, sia d'accordo. Mh, direi di sì. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo dal titolo "Amore destinato". L'hai già incontrato? Chiudiamo l'anno in bellezza, con questa domanda in rima. Come solito sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché, significa che non è per voi, Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete fra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, anche in questo nuovo anno che sta per arrivare, a prescindere da quando viene pubblicato, Aggiungo ancora queste carte e andiamo a vedere se questo amore destinato l'avete già incontrato oppure no. Vi darò una descrizione, le caratteristiche e, per quanto possibile anche le letterine dell'iniziale del nome, del cognome, e anche 3, 4 numerini, che possono far riferimento alla sua data di nascita, piuttosto che, magari il giorno in cui lo incontrerete o l'avete già incontrato. Vediamo cosa ci dicono. Voilà. Oggettini, le chiavi che aprono e chiudono porte per la variante numero 1. Orologio che simboleggia il tempo che va sempre avanti e per noi è adelante che ci gusta. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 col libricino dei segreti che rappresenta i segreti nascosti. Focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti, oppure i 3 oggettini, come preferite voi, e andiamo a vedere se questo amore destinato l'avete già incontrato. Mi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, chiavi, iniziamo con voi. Suerte, chiavi per voi. Andiamo a vedere se per la chiave questo amore destinato l'ha già incontrato oppure no. Prima però voglio vedere chi sei tu, chiave. Chiave
Direi che sei di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma anche un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, o puoi avere un ascendente in uno di questi segni. Chiave: chi sei tu? Sei una persona, a mio avviso, con un aspetto molto giovanile, o puoi essere molto giovane o avere un aspetto molto giovanile. Sei un qualcuno sicuramente molto empatico o empatica, nonché, se vogliamo, anche un amante degli animali. Potresti possedere un gatto, un cane, o essere anche amante degli animali. Una persona comunque molto empatica, una persona che gli altri apprezzano, dove trovano, ecco, un qualcosa di piacevole nello stare in tua compagnia. Insomma, per me un'imperatrice simboleggia quello. Sei un qualcuno che di recente potrebbe aver risolto una problematica importante che aveva nella sua vita, nonché aver fatto o devi fare un viaggio, uno spostamento, lo vedo di qua. Chi sei tu, chiave? Beh, penso che con la chiave stiamo parlando di una persona che, oltre a quel discorso che ti facevo prima dell'empatia, di questa piacevolezza che le persone hanno nello stare in tua compagnia, hai anche un particolare dono. Qui con questo mago mi viene da dirti che potresti avere la passione per i tarocchi, nonché per l'esoterismo, oppure essere una persona molto intuitiva, un qualcuno dotato, ecco, di una gran bella intuizione, che dovresti sfruttare a tuo favore. Penso che tu possa esserti impegnata molto in un qualcosa, perché lo vedo di qua, ed essere una persona, aggiungo ancora, molto molto passionale. Una persona che quando fa un qualcosa lo fa perché ci crede veramente, non solo così, tanto per fare. Beh, queste le giriamo dopo perché ci servono per parlare del tuo amore destinato. Ti dicevo prima che di recente potresti aver fatto un viaggio, e qui me lo riconferma questo carro, che è uno spostamento, può essere anche un cambio di casa, un trasloco, o dovrai farlo. Però non ti vedo sola, nel senso che questo viaggio, questo spostamento che farai riguarda una persona, che può essere un uomo o una donna, che presumibilmente è una certezza nella tua vita. Qui abbiamo un re di denari. In ultimo, mi viene da dirti che potrebbe esserci in questo momento nella tua vita una situazione dove potresti avere delle titubanze, delle ambiguità, dove fondamentalmente non ci vedi troppo chiaro, perché qui ho questa luna che mi indica questo. Probabilmente può riguardare una tua passione, un qualcosa nel quale credi molto. Vedi, anche questa carta mi indica paure, talvolta anche immotivate. Quindi questa o questo eri tu. E adesso vado a parlarti
di questo amore destinato. Vediamo se l'hai già incontrato. Presumo di sì, però vediamo cosa ci dice questo mazzo. Amore destinato. Per la chiave. Chiave. Il tuo amore è destinato è di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Ma potrebbe anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ovvero un ascendente in uno di questi segni. Io penso che tu il tuo amore destinato l'abbia già incontrato. Sì, decisamente sì. E non devi confonderlo con un'altra persona anche, perché qui è come se ci fossero, ci facessero vedere per te due persone, non a caso ho questo 2 di spade con questa luna. Due persone dove effettivamente uno potrebbe essere un segno di fuoco e l'altro un segno di terra, come ti dicevo. La persona di un segno di fuoco, attenzione, perché io qua ci vedo inganno, con la persona del segno di fuoco. Ci vedo inganni, ci vedo possibili parole o insomma cose che questa persona ti ha detto che non sono completamente vere, mentre che invece abbiamo il tuo amore destinato, con questo cavaliere di denari, che è a mio avviso una persona che si sposta, che si muove, potrebbe vivere in una città dove all'orizzonte si vedono le montagne, o nonché in un paese di montagna, o comunque un luogo circondato dalle montagne, ed è un qualcuno che tu vedi sui social, vedi su internet. Questa è la carta un po' dello spiare, di guardare le foto, guardare determinate cose di una persona e viceversa, lui o lei verso di te. E il tuo amore destinato è un qualcuno che come te sente una gran bella passione e sicuramente io lo vedo una persona molto socievole, un chiacchierone, una persona di compagnia, un qualcuno che ama stare in compagnia, un po' festaiolo, festaiola se vogliamo. È un qualcuno che di recente nella sua vita potrebbe aver sperimentato una chiusura importante, anche se non di recente, comunque nella sua vita ha sperimentato una chiusura, una rottura importante con un qualcosa, mi indicano questo, e è possibile che circa la sua vita in questo momento debba prendere altresì una decisione anche importante e un pizzico sofferta. Qui abbiamo un gran bell'amore destinato, parliamo di un'anima gemella, una fiamma gemella con questo 4 di bastoni, e abbiamo un qualcuno con questo re di coppe che per te ha dei gran bei sentimenti. Ti riconfermo che lo conosci già, è un qualcuno
dove ci sono incontri, potrebbe anche esserci stato di recente un incontro o tuttora, con questa carta del sole. E è un qualcuno che è come se adesso come adesso potesse sentirsi mh, non completamente a suo agio o non completamente come vorrebbe circa quella chiusura o questa, diciamo, questa rottura, una chiusura importante che fa parte o del suo presente o di questo passato recente. C'è un qualcosa che non lo fa sentire completamente a suo agio, io vedo qua. Lo vedo una persona romantica, lo vedo possibilmente con i capelli piuttosto folti, ed è un qualcuno che tu non devi confondere con una possibile altra persona che potrebbe esserci in questo momento nella tua vita, dove ho contrasti, bugie. Lo vedi? Non confondiamolo con questo qui, perché il tuo amore destinato, penso che tu lo conosca già, ed è un qualcuno che di recente potrebbe, ecco, aver fatto un cambio, aver chiuso un ciclo e aver iniziato, intrapreso un qualcosa di nuovo, di diverso. Sto cercando di darti diversi dettagli. Qua con questa ruota, questo 4 di spade, penso che con te voglia sicuramente, se non l'ha già intrapreso, intraprendere un qualcosa, con questa giustizia e sole, c'è anche la forza. Lo vedo di media statura, con capelli piuttosto folti, e una persona che ama il mare, però secondo me non vive al mare. Lo vedo più verso le montagne, al nord magari. Ma è un amante del mare. E un'altra cosa, è possibile che di recente siate giunti ad un accordo per un qualcosa. Qui è un asso di coppe, mi parla di sentimenti. Il tuo amore destinato, chiave, è un qualcuno che nei prossimi mesi andrà a sorprenderti per via di questa scelta che farà, perché è in corso. Un re di coppe, il sole, la giustizia. Va a sorprenderti questa persona. Scrivimelo poi nei commenti che cosa sarà. Vado a darti le iniziali del nome o del cognome o della città, può essere il paese dove questa persona vive.
e subito dopo dei numerini di riferimento per lui o lei. Iniziale del nome. Lettera S di Silvio, Silvia. Lettera G di Giuseppe. Lettera P di Paolo, Paola, Pietro. Lettera L di Luca, Lucia, Laura. Ti aggiungo ancora la lettera O. O, che magari può essere l'iniziale del paese, non so se ci sia un nome che inizia con la O. Però ho tante lettere O anche. O di Otranto. E queste sono per la chiave. Numerini. Qui abbiamo numero 7, 65, 71 e 37. Potrebbe essere l'anno di nascita, il 71, il 65, nonché far parte della sua data di nascita, o magari l'hai incontrato il giorno 7, il mese 7. 7 mese di luglio. 7, 65, 71, 37. E questo è per la chiave. Cosa posso ancora dirti? Mettiamo ancora giù una carta degli arcani maggiori per te, per questo amore destinato che hai già incontrato. Qui c'è un'anima gemella e una fiamma gemella, c'è uscito prima. Vediamo che cosa ti dicono gli arcani maggiori per la chiave. Abbiamo il sole, non a caso. C'era già uscito qua, e abbiamo una fiamma. Chiave, amore destinato, qui l'abbiamo già incontrato alla grande, come si suol dire, e mi viene da dirti che, visto che inizialmente per te si parlava di viaggio, ce l'abbiamo qua con questo carro, che per la nostra chiave la vita è un po' come un viaggio, dove le fermate migliori sono le persone speciali. E tu questa persona speciale l'hai già incontrata? Scrivimelo nei commenti, chi è? E penso che sia un qualcuno di molto importante per te, e un qualcuno dove in questo 2022 andrete a realizzare qualcosa di veramente bello insieme. Arcani maggiori abbiamo il sole, insomma non ho dubbi, anche perché a rendere felici non è l'amare, ma essere amati. E qui abbiamo un re di coppe, ci parla d'amore. Adelante chiave, ho detto tutto. E ne approfitto per farti anche gli auguri di una buona di un buon fine anno, un buon inizio anno. Penso che nel tuo caso non ci siano dubbi, L'amore destinato l'abbiamo incontrato.
Adelante chiave. Sono un po' rumorose queste chiavi, anche pesanti. Orologio, suerte per te. Andiamo a vedere se questo amore destinato l'hai già incontrato, però prima voglio parlare di te. Vediamo chi sei tu, orologio. Ma orologio sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Orologio, chi sei tu? Sei un qualcuno che di recente ha ricevuto un messaggio che probabilmente ti aspettavi, insomma, che ti ha fatto veramente piacere. Eccolo qua. Sei un qualcuno che... Una persona molto saggia, una persona che prima di fare una qualsiasi cosa riflette una volta, 2, 3, 5, molto riflessiva, perché questa carta mi indica quello. E sei un qualcuno che ha una grande capacità di amare, perché lo vedo di qua, e che nutre una speranza che un qualcosa possa rinascere, ne possa trasformarsi. Una situazione che fa parte sicuramente della tua vita in questo momento, un cambiamento, una trasformazione, una rinascita di un qualcosa per un qualcosa. Beh, il nostro orologio è un qualcuno dotato di un bel caratterino, un carattere sicuramente di colui o colei che non si lasciano mettere i piedi in testa da nessuno, con questo imperatore, nonché quando decide di fare, ecco, una determinata cosa, prende e fa e non lo ferma nessuno. Penso che tu nella tua vita, per amore, abbia dovuto combattere parecchio, nel senso, le cose non sono state facili come avresti voluto, e nonostante la tua grande capacità di amare, probabilmente hai incontrato delle persone che non sono state mai troppo complementari con te, perché qua ci vedo lotta sentimentalmente parlando, e penso che tu possa essere una persona che ha tanto da dare, però in questo momento è come se si sentisse un po' appesa, qui è la carta dell'appeso, in una situazione che è proprio un po' la tua vita in questo momento, ma si capisce anche che
vista la situazione attuale, dove ti sembra che le cose non vadano né avanti né indietro. Questo asso di coppe mi riconferma la tua grande capacità di amare. Sei un qualcuno che ama in particolar modo la musica, potresti essere un musicista, una musicista, o ascoltare spesso e volentieri una canzone che ti ricorda un qualcuno. Però io qua ci vedo musica e nonché, sì, guarda, ti riconfermo qui messaggi che ti arrivano o ti stanno arrivando da un qualcuno probabilmente, e questa cosa ti fa molto piacere, nonché ti mette anche un po' in allerta, fondamentalmente. Qui bisogna capire il perché e il per come, se stiamo parlando della persona destinata o di chi. Un'altra cosa che voglio dire di te è che sei una persona molto concreta, qualcuno coi piedi per terra, e sentimentalmente parlando, pur avendo questa grande capacità di amare, è come se tu fossi un po' titubante per un qualcosa. Forse la paura di rimettersi in gioco, forse perché in passato abbiamo, diciamo, incontrato persone poco complementari con noi. Una di queste persone è possibile che di recente ti abbia scritto, io vedo questo. E forse si spiega questa titubanza, questa paura che vedo qua. Festeggiamenti, sì, siamo quasi al Capodanno, è possibile che tu sia stata invitata o invitato ad andare a festeggiare da qualche parte. Però circa i sentimenti torno a dirti che io qua ci vedo una preoccupazione. Allora, o è la paura di rimettersi in gioco con una persona, oppure ti vedo molto frenato o frenata, sentimentalmente parlando, E adesso andiamo a vedere questo amore destinato, se l'hai già incontrato. Prima però voglio accendere un altro incenso qui. Penso che l'orologio questo amore destinato non l'abbia ancora incontrato, non so, vado a intuito da questa prima stesa, però vediamo che cosa ci dicono adesso le altre carte. Amore destinato per l'orologio. Orologio, a mio avviso hai sofferto parecchio per amore, e hai pensato che un qualcuno potesse essere il tuo amore destinato e di fatto non lo è stato. Questo amore destinato per te io lo vedo di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, forse c'era già uscito anche nella stesa di prima. Oppure potrebbe essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Il tuo amore è destinato è un qualcuno
che tu hai conosciuto in passato. O che hai avuto l'occasione, ecco, di conoscere, ma successivamente le circostanze vi hanno portati ad allontanarvi. Vedi, 5 di coppe, contrasti, intromissioni. 5 di coppe ci parla di rimpianti. È un qualcuno che tu hai già avuto modo di conoscere, ma vi siete allontanati, o meglio, le circostanze non sono state favorevoli a farvi proseguire la relazione, e probabilmente perché nel momento in cui vi siete conosciuti c'erano già altre persone. Lui o lei potevano già avere una relazione, o viceversa tu orologio. Io vedo questo. Il tuo amore è destinato sente comunque la tua mancanza, lo vedo lontano da te però, e sente la tua mancanza, vorrebbe intraprendere un'azione verso di te, ma è come se ti considerasse adesso come adesso una battaglia persa. È come se pensasse l'orologio non è più cosa per me. Io penso che tu sappia di chi ti sto parlando. Questa persona sta pianificando di fare un qualcosa verso di te. Lo vedo un qualcuno che vive al mare o in una città di mare o una regione a ridosso del mare. E in questo momento il tuo amore destinato potrebbe non essere solo. Potrebbe non essere solo. Sente la tua mancanza, è consapevole di dover trasformare in qualche modo la sua vita. Chiaramente io dico potrebbe non essere solo, considerate che questo è un interattivo, che vale per tante persone, quindi potrebbe anche esserlo, però io non lo vedo solo. È una persona molto intuitiva, un qualcuno dove probabilmente fra di voi c'è una connessione particolare. Mi viene da dirti, vedendo queste carte, che è nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama, perché per me questo 8 di coppe indica la scelta, l'impossibilità, per via delle circostanze, di proseguire un cammino insieme. Il tuo amore è destinato. Potrebbe anche avere dei figli, o a sua volta una famiglia.
Devo mettere giù altre carte qui, perché voglio capire che cosa va a succedere fra te e questo amore destinato, perché qua ci sono dei sentimenti, c'è un pianificare determinate cose, fantasticarle anche verso di te, però è come se questa persona in questo momento potesse considerare, ecco, l'impossibilità, c'è un qualcosa che ostacola. Vediamo. Per l'orologio. Cosa va a succedere qui? Mm. Allora, orologio, ti dico questo. A prescindere dalle difficoltà che possono esserci in questo momento, guarda qua, adesso ti spiego, questa persona deve averti mandato un messaggio o te lo farà, perché questa è la carta della chiamata, messaggio, chiamata, che forse avevamo già visto anche prima. Quindi hai ricevuto da lui o da lei una chiamata, un messaggio dove ti ha fatto capire determinate cose, determinate intenzioni. Qui abbiamo questa carta del bacio, indica che presumibilmente con questo amore destinato ci sarà un incontro, un incontro che sarà piuttosto pianificato, perché io vedo una distanza tra di voi piuttosto importante. E qui ci incontriamo, ci incontreremo. Mi piace questa carta del bacio. Ciò nonostante, torno a dirti che a mio avviso questa persona, questo uomo, questa donna potrebbero non essere liberi e quindi avere delle paure a riguardo, ma sicuramente una gran bella passione, nonché dei sentimenti belli verso di te, chiave. Scrivimelo quando vi darete questo bacio, perché io qua lo vedo. Cosa posso ancora dirti? Che vediamo. È possibile che più avanti questa persona arrivi a prendere una decisione, a fare una scelta. Ti sto parlando però molto più avanti. Qui abbiamo la carta della casa che è importanza. Indica che se adesso la situazione è come ti ho descritto, nel tempo c'è questa possibilità che questa persona scelga, arrivando a costruire con te un qualcosa di un pochino più concreto. Però devo dirtelo, al momento io vedo molta incertezza, molta titubanza. Lui o lei non lo vedo solo. È come se ci fosse, ecco, un qualcuno che gli impedisce, ecco, di poter fare o agire come vorrebbe.
ci vedo soddisfazione per te più avanti. Siamo andati un po' oltre la stesa, non senza difficoltà, però trattandosi del tuo amore destinato vale la pena sperimentare, vedere quel che succede. Orologio. Iniziali del nome o del cognome della persona destinata per l'orologio. La C di Claudio, Claudia. La E di Enrico, Enrica. La F di Fabio, Francesca, Francesco. La M di Marco, Maria, Michele o Michela. E possono essere le iniziali del nome o del cognome o del paese, la regione dove questa persona vive. E in ultimo ci aggiungerei la D di Daniele, Daniela. E queste sono 3 numerini che possono essere l'anno di nascita oppure il giorno di nascita, nonché ecco un numero che fa riferimento ad un qualcosa di questa persona, magari il giorno in cui vi siete conosciuti, una cosa di questo tipo. Sono 4 i numeri. Numero 9, numero 63, 72 e il numero 26. 63 e 72 potrebbe essere anche l'anno di nascita, E numero 9 e 26. E questo è orologio. Vado a mettere giù ancora una carta degli arcani maggiori per te. Penso che con questa persona andrete a parlare molto. Io qua ci vedo parole, chiacchiere, anche con questa carta, E proprio perché ho visto in questa cosa, mi è venuta in mente una frase che diceva Madre Teresa di Calcutta, che l'amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole. Però non vive di parole. Questo ricordiamocelo, Arcani maggiori per l'orologio. Vediamo che cosa ci dicono per te. Abbiamo la giustizia. Guarda, a prescindere da queste difficoltà iniziali che ti dicevo, io penso che la relazione con questa persona destinata a te andrà a ritrovare un equilibrio, perché la giustizia mi parla proprio di questo, di un ritrovato equilibrio che ci sarà con questa persona. E è molto probabile che nel tempo possa decidersi nel fare una scelta, però io ci vedo che si va a ritrovare un equilibrio. Con questo amore destinato, questo amore destinato per l'orologio, a mio avviso, fa parte del passato, un qualcuno che hai presumibilmente incontrato in passato, dove però le circostanze vi hanno portati magari ad allontanarvi, e direi che non ho altro da aggiungere per l'orologio. Mi raccomando, visto che
ci hanno fatto vedere, diciamo, questa situazione dove, ecco, ci sono delle problematiche. Mi viene anche da dirti questo, che in amore cerca di non essere un mendicante, però sì un imperatore, come abbiamo visto qua per te. L'imperatore cosa fa? Dà e resta anche semplicemente a vedere quello che accade. Questa cosa mi sembra che la dicesse Osho, ma non vorrei sbagliarmi. Diceva che in amore non bisogna essere un mendicante, ma un imperatore. Dai, e resta semplicemente a vedere che cosa accade, ok? Orologio? Questo era per te. Colgo l'occasione per farti i miei auguri di buon fine anno e buon inizio di questo anno nuovo. E ti dico adelante, orologio. Ricordati l'imperatore. Il caratterino tu ce l'hai, ne sono sicura. Adelante, orologio. Libricino, suerte, per te. Andiamo a vedere questo amore destinato se l'hai già incontrato. Però prima vediamo chi sei tu. Libricino. Libricino, sei un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Libricino, sei una persona che di recente, pur avendo sperimentato un fatto, una chiusura, qui abbiamo questa torre, hai però ottenuto un qualcosa al quale tu tenevi molto. È come se questa è un po' la carta del raccogliere dei frutti. Quindi è la carta che indica che un qualcosa, nonostante tutto, l'abbiamo ottenuto. Ecco, mi sta ad indicare questo. È possibile che tu abbia fatto di recente una scelta importante con questo 2 di spade, e che ti possa essere sentito un po' escluso da un qualcosa. Magari hai passato queste feste di Natale magari da solo, o semplicemente hai scelto di passare, ecco, il Natale da solo o da sola. E cosa posso dire di te? Che è come se in questo momento potessi sentirti molto annoiato, annoiata, annoiato, limitato probabilmente, o meglio, c'è poca voglia di fare, poca voglia di agire, di intraprendere. È come se tu magari avessi già ottenuto un qualcosa e allora andiamo a sederci sugli allori con questa carta. Di recente penso che tu abbia intrapreso o stia per intraprendere
un qualcosa di nuovo, un'esperienza nuova, probabilmente qui ci stanno parlando di un qualcosa che hai sognato, che hai desiderato, ed è finalmente iniziato. Hai cominciato a vedere un qualcosa. Qui non si tratta più solo di sognare, ma anche di vedere nel concreto un qualcosa che inizia. Sì, vedi, anche qua me lo confermano. Io penso che tu possa esserti sentita esclusa o escluso da un qualcosa, da una situazione. Vedi? E magari hai passato queste feste da sola o da solo. E sei una persona che ha imparato molto dagli errori del passato. Mi viene da dirti questo. È come se, come ti dicevo prima, tu avessi scelto di non essere più in un determinato modo in funzione di qualche piccolo sbaglio che tu puoi aver fatto in passato. Può essere uno sbaglio di valutazione, può essere, ecco, insomma, qui abbiamo imparato una lezione e ci stiamo prodigando per andare nuovamente a rimettere delle basi per un qualcosa di più giusto per te, libricino. Io vedo questo. Non a caso ho questa carta del matto che indica nuovo inizio, l'avventurarsi in un qualcosa di nuovo, di vedere iniziare un qualcosa di nuovo. Io penso che tu questa persona destinata non l'abbia ancora incontrata, nel senso che sicuramente in passato puoi aver avuto delle relazioni dove insomma non siamo andati da nessuna parte, nel senso che ci hanno lasciato molto a desiderare, libricino. E in funzione, ecco, di queste situazioni del passato, tu adesso come adesso sei pronta o pronto a rimetterti in gioco. Ci abbiamo dato un taglio al passato e da quello che vedo qua, per me la persona destinata la stiamo aspettando, o meglio, arriverà in questo 2022. Qui abbiamo la temperanza. E vediamo di chi si tratta. Per il libricino, questo amore destinato. Amore destinato per il libricino è di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma può essere anche un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E potrebbe essere anche un pochino più giovane di te, nonché magari esserci una differenza di età importante.
con il tuo amore destinato. Io penso che, anzi ti riconfermo, che non l'hai ancora incontrato e andrai ad incontrarlo nei prossimi mesi, in questo nuovo anno 2022, perché qui ho il mago e la novità, vedi, non a caso, te l'avevo già detto prima, per me non l'hai ancora incontrato e qua ci riconfermano che questo amore è una novità, non lo conosci ancora. Io ti dico che questo amore con questo carro non è della tua città, vive in un'altra città, nonché in un'altra regione, o potrebbe anche essere all'estero. E qui dobbiamo andare a capire come lo incontrerai e dove, perché lo vedo lontano, e vedi l'eremita, l'avevo appena detto, eremita indica una persona che tu in questo momento non conosci ancora. E adesso ti vado a dire dove la conoscerai. Allora, il tuo amore destinato è un qualcuno che è un pochino più giovane di te, è un qualcuno con il quale inizierai presumibilmente nei prossimi mesi, successivamente dopo aver visto questa stesa, inizierai a comunicare. Ci vedo comunicazione tra di voi. Comunicazione nonché delle grandi fantasticherie, E qui abbiamo la carta della stella, il mago. Questo è un gran bell'amor destinato. Però penso che tu adesso non lo conosci ancora questo amore destinato. E è un qualcuno che questa persona ha in comune con te un qualcosa. Potrà essere il lavoro, oppure avete in comune, qui per me è una collaborazione per un qualcosa, un collaborare, oppure ecco, conoscersi grazie ad un qualcosa che avrete in comune, il lavoro, un hobby, una collaborazione, e si inizia a comunicare. Fisicamente lo vedo molto alto di statura, e pallidino di carnagione, ma molto alto di statura. Quindi che sia un uomo, che sia una donna, alto di statura. Ed è un qualcuno che di recente può aver chiuso un ciclo importante nella sua vita, circa un qualcosa, e penso che vada a prendere, nel momento in cui voi vi conoscerete, più seriamente del solito, alcune cose che tu andrai a dirgli. Perché ti dico questo? Perché ho questo, cioè ho questo asso di denari. Significa che comincerete a parlare e man mano lui prenderà sempre più seriamente ciò che tu dirai. Ecco, io vedo questo. È un qualcuno, a prescindere, ecco, dal prendere seriamente ciò che tu dici o ciò che tu farai, e qui ho questa carta del Papa, che ci indica una persona seria, una persona che
nella sua vita ha sperimentato una situazione di disagio, delle sofferenze importanti, o nonché è possibile che la stia sperimentando nel momento in cui voi vi conoscerete, perché qui è una persona che tu non conosci ancora. L'eremita in questo momento non si dà a conoscere. mm? Infatti c'è eremita appeso, parliamo proprio di questo momento in cui sto facendo la stesa, però si inizierà a chiacchierare nei prossimi mesi, in questo 2022. È un qualcuno che, vedi, qui abbiamo la carta del mondo, a prescindere che anche questa carta ci indica parole, comunicazione, telefonate, però mi indica un qualcuno che vive lontano da te, può anche essere all'estero, mm? O in un'altra regione, in un'altra città. E 2 di denari, 2 di bastoni, qui è e io penso che quando avrete modo di conoscervi, non faticherai, ad accorgerti che questa è la persona destinata a te, perché è come se si creasse, fra voi due da subito, una connessione particolare. È un qualcuno molto molto intuitivo, è una persona che potrebbe anche essere un appassionato o un'appassionata di esoterismo, lo vedo, ma ha la capacità, ecco, qui sono 2 carte che mi parlano di questa connessione che va a crearsi fra di voi, importante, può essere nonostante anche il discorso della distanza, il fatto che sia dall'altra parte del mondo, potrebbe essere, ecco, ovunque, però io lo vedo lontano. Ed è un qualcuno che, te l'ho già detto, alto di statura, particolarmente alto. Con una posizione lavorativa anche importante, di una certa responsabilità, ha la responsabilità di altre persone nel suo lavoro, può essere, o si prende la responsabilità per altre persone, e questo io vedo per te, libricino. E è un qualcuno che non ama tanto scherzare, ti aggiungo anche questo, e prende le cose piuttosto seriamente. Ciò che tu dirai, ciò che tu farai, in generale nella sua vita, è un qualcuno abituato a prendere le cose molto seriamente. E adesso vediamo le iniziali del nome o del cognome o del paese o la città dove questa persona vive. Vediamo. Lettera N di Nicola, Nadia, lettera P di Pietro, forse era già uscita prima, Paola,
lettera R di Roberta, Roberto, può essere anche Roma, la città dove vive questa persona, o la P, può essere Parigi, la P che ti ho detto prima, visto che si parlava di estero. Lettera V di Vincenzo, Veronica, Valentina, Verona. E aggiungerei lettere A. Ho tante lettere A: Andrea, Alice. E queste sono per te, libricino. Adesso vado a darti 4 numerini che può essere, ecco, l'anno di nascita di questa persona, può essere... l'anno di nascita non direi, perché ho numero 7, numero 17, 25 e 6. Allora, questi numeri possono essere il giorno in cui voi vi incontrerete, può essere 7, potrebbe essere mese di luglio, te lo auguro prima, però. Può essere il giorno 17, il giorno 25, il 6. I numeri sono 7, 17, 25 e 6, nonché il giorno di nascita di questa persona. E questo è, libricino. Vado ancora a mettere giù una carta degli arcani maggiori per questo amore destinato. E vediamo che cosa ci dicono. Guarda, per me sarà un qualcuno che andrai a conoscere per via del lavoro, avrete un qualcosa in comune che vi porta a conoscervi e inizierà una comunicazione, qualcosa che vi accomuna e vi porterà a comunicare. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori per te. Libricino. Ho questa carta della torre. Allora, ti riconfermo che tu questa persona non la conosci ancora e quando la conoscerai sarà una cosa molto improvvisa, inaspettata, un fulmine a ciel sereno, come si suol dire, con questa torre. Quindi un incontro improvviso, inaspettato, una persona con la quale tu inizierai a comunicare, e grazie a questa comunicazione la cosa si farà sempre un pochino più importante. Ne metto giù ancora una, voglio vedere. Mi parlano di un qualcosa di improvviso, non a caso, Mettiamo giù ancora una e vediamo. Per il libricino, questo amore destinato. E abbiamo nuovamente il Papa, c'era già uscito qua. Ti parlavo di quella connessione particolare che andrà a crearsi tra di voi e il Papa me lo riconferma. È come se lui o lei avesse la capacità di connettersi con te in qualche modo e viceversa tu a lui, perché vi vedo distanti, abbastanza distanti, e nonché il Papa comunque ci parla di serietà, quindi di un qualcosa che nel tempo va a una persona che nel tempo andrà a prendere seriamente questa vostra relazione, questa vostra conoscenza. Potrebbe anche essere una conoscenza che avviene via internet, social, insomma,
Avete un qualcosa in comune. Ti basta sapere questo. Avrete un qualcosa che vi accomuna, che può essere anche il lavoro, eh. Vedrai tu, scrivimelo nei commenti, libricino. Io questo vedo per te. E vedendo questa carta del Papa, degli arcani maggiori, mi viene da dirti che il vero amore comincia quando non ci si aspetta nulla in cambio, eh? Il Papa mi indica anche un po' questo. E qualcosa di improvviso con questa torre. E questo era per te, libricino. Ti dico adelante, con questo amore destinato. Tu non l'hai ancora incontrato, per me, da quello che ho visto qua. E ti auguro un buon fine anno e un inizio strepitoso con questo amore destinato. E con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, colgo l'occasione per farvi i miei migliori auguri di una buona fine e un buon inizio anno 2022 e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!